Benvenuti nella biblioteca. Oggi voglio raccontarti una storia, se posso. Voglio parlare in questo video di 3 idee, 3 cose che le persone mentalmente forti non fanno. E vediamo se ti ci ritrovi. Poi alla fine non perderti il bonus 2 in 1. Giulia è una giovane giornalista, un po' estroversa, con un sacco di energia, le piace fare jogging e ha una passione per le tartarughe. Oggi è stata una normale giornata in ufficio per lei, quando però a fine giornata riceve un messaggio abbastanza breve dalla sua manager che le dice che il lavoro che lei ha fatto la settimana scorsa è un po' scadente. Siccome Giulia è un po' orgogliosa, la prende molto sul personale perché sa che lei si impegna sempre in quello che fa. Forse ti è capitato anche a te, ci capita a volte di fissarci sui commenti di uno sconosciuto, di un amico, di un collega, specialmente su cose che ci riguardano. Alla fine lei si lamenta per tutta la serata con il suo amico dicendo quanto è incompetente questa manager, quanto lei non meritava questo commento e ha persino difficoltà ad addormentarsi per il nervosismo. Il giorno dopo non si sente molto riposata per fare il suo lavoro migliore e nota che un po' sente della rabbia nei confronti di questa manager che di solito è una persona molto gentile e socievole. Adesso ogni volta che questa persona passa vicino a lei sente una specie di ansia e nervosismo che non la fanno concentrare e anche nei prossimi giorni continua a dare importanza a questi pensieri, continua a pensare magari a come vendicarsi o quanto sia incompetente questa persona. La tipica creatività e il sorriso gentile di Giulia sembrano essere spariti. Ma deve per forza essere così? E se invece ci fosse un'altra possibilità per Giulia? Quando lei ha ricevuto quel piccolo commento negativo, ha deciso invece di prendersi una piccola pausa e di riflettere, per decidere che questa cosa negativa che è successa non dovrebbe avere il completo controllo su di lei o sulle sue emozioni. Lei evita di dire che questa manager l'ha trattata male, perché sa che lei è l'unica persona responsabile dei suoi sentimenti e ha anche una scelta su come reagire riguardo a quello che le è successo. Quindi il controllo rimane nelle sue mani. E invece di arrabbiarsi, adesso lei decide con calma come reagire a questa situazione, quali sono le sue possibilità. Può decidere di ignorare questo commento perché effettivamente non è meritato, oppure può chiedere ulteriori chiarimenti per trovare una soluzione. Poi, una volta che ha preso la decisione su come agire, si rilassa per il resto della serata, incontra il suo amico e parla della sua tartaruga preferita. Riesce ad andare a dormire tranquillamente. Il giorno dopo poi non è arrabbiata, non si sente in ansia con quest'altra persona, hanno un colloquio uno ad uno e raccontano con rispetto e sincerità come sistemare la situazione. Quindi allo stesso evento, 2 approcci differenti. Avete notato la differenza? Perché questo concetto poi si può applicare anche in altri contesti, come il lavoro, la famiglia o la scuola. La prima lezione è che le persone emotivamente forti non rinunciano al loro controllo. Ora, che ne dici se vediamo un'altra giornata della vita di Giulia? Durante il fine settimana, Giulia è rimasta a casa. Voleva uscire, ha contattato le sue 2 amiche, però entrambe avevano da fare e adesso lei si sente abbastanza miserabile. È sola perché non ha altra scelta, non ha nessun altro con cui uscire. Comincia a accumulare questi pensieri negativi su come al lavoro è molto in gamba, però nella vita privata è un disastro, non riesce a fare amicizia e quindi si carica di negatività. Poi il lunedì racconta ai colleghi di quanto è stato noioso il suo fine settimana e si sente poi ancora più sola. Però una domanda interessante può aiutare Giulia a riguadagnare il suo equilibrio e rivedere questa situazione con occhi differenti. Rivediamo questa situazione, che ne dite? La domanda è da sola o si sente sola? Perché essere da soli non vuol dire necessariamente solitudine. Perché infatti molte persone si sentono sole quando stanno anche in una stanza piena di persone. Cioè la solitudine alla fine è la percezione che non abbiamo nessuno a cui importa di noi. E molti di noi fanno confusione qui. Perché la verità è che forse in questo momento, questo fine settimana non abbiamo compagnia, ma abbiamo persone nella nostra vita che ci tengono a noi. Quindi a volte siamo da soli, ma raramente siamo proprio soli nella vita. Giulia capisce che non dovrebbe avere paura di essere da sola con i suoi pensieri. Per rendere poi la propria compagnia un po' più gradevole, decide di leggere dei libri, provare delle ricette in cucina e andare a un museo per vedere una cosa nuova, da sola. Non c'è niente di male con questo, lei ha il completo controllo sul suo tempo. Alla fine si è messa anche a riordinare il giardino per le sue 2 tartarughine. Poi il lunedì racconta ai suoi colleghi cosa ha fatto il fine settimana, quanto è stato abbastanza interessante e anche gli altri notano quanto è ricca la vita di Giulia nonostante lei è stata da sola. Subito dopo un collega per esempio le chiede tipo se il fine settimana ha piani perché lui è nuovo in città e spesso il fine settimana è libero, magari possono andare entrambi insieme ad un museo nuovo. Quindi la lezione è che le persone emotivamente forti non hanno paura di stare da sole o passare tempo da sole. Ora, se sei ancora qui e ti sta accattivando questa piccola storiella educativa, ecco il bonus 2 in 1 che avevo promesso all'inizio.
Giulia è una persona che lavora duramente ed è anche molto onesta e a volte ha delle idee creative interessanti, come scrivere un romanzo, cominciare un business da freelancer, oppure creare dei video educativi. Per esempio, perché non creare dei design per questi giardini che lei prepara per le sue tartarughe da condividere con altri amanti di questo genere di cose? Lei prova per un po' a creare una piccola comunità, condivide un paio di video, però non succede molto alla fine, non si smuovono molto le acque. Le sembra che è stata un'idea un po' a tempo perso e smette con questa cosa qui, va avanti un po' delusa. Un anno più tardi una persona piuttosto famosa trova questi suoi video di questi design e vorrebbe contattarla per chiedere dei consigli, però sfortunatamente Giulia non ha continuato questo progetto e quindi la sua chance di trovare un pubblico molto più ampio e di vivere un po' la sua passione svanisce lì. Ora, consideriamo una Giulia un po' più saggia, emotivamente un po' più forte, che pensa in maniera un po' differente. Lei capisce che i primi video, le prime idee molto probabilmente falliranno. Perché nessuno nasce imparato, nessuno ha delle abilità incredibili all'inizio. Questo in realtà è un continuo viaggio, quindi lei si concentra sulle cose che sta imparando e si sta godendo le piccole soddisfazioni. Cioè ogni settimana parla a un paio di sconosciuti, un paio di persone nuove di questa sua piccola idea, di questo suo progetto che si sta sviluppando. Sarebbe ovviamente fantastico se avessi risultati immediati, però lei accetta che le cose che valgono hanno bisogno di tempo. Le abilità di valore, per esempio, non si sviluppano da un giorno all'altro. A volte questi suoi design di giardini per tartarughine non sono molto originali, però con tempo e costanza incomincia ad accumulare materiale. Alcuni suoi post incominciano a diventare piuttosto famosi nella comunità degli amanti delle tartarughe. Dopo un paio d'anni poi, lei e le sue 2 tartarughine sono diventate piuttosto famose, perché molte persone hanno trovato il suo materiale utile e interessante e hanno condiviso la sua passione. E anche lei stessa poi è diventata una guida per la sua comunità e adesso ha il privilegio di condividere questa sua passione con persone intorno al mondo. Quindi la lezione qui è che le persone emotivamente forti non si arrendono al primo fallimento e non aspettano risultati immediati. Alla fine di queste 3 storielle siamo d'accordo che Giulia è diventata una persona più serena, intelligente, socievole e appagata? Forse cominciando da oggi possiamo, sia io che te, applicare un po' di più queste idee, per diventare con 1% più in gamba. Poi alla fine, se ci pensiamo, 1% migliore ogni giorno fa una grande differenza a lungo termine. Questa storia è stata ispirata dal libro 13 cose che le persone emotivamente forti non fanno, scritto dalla psicoterapista Amy Morin. Sinceramente consiglio questo libro, non sto guadagnando niente per dire questo, tutto quello che io faccio è gratis, però penso che potrebbe aiutarti, perché a me ha aiutato. Se poi conosci qualcuno a cui questa storia potrebbe essere utile, puoi condividere questo video oppure lascia un commento, aiuta la biblioteca enormemente. Per altre idee e libri potete trovarli qui e ci vediamo nel prossimo libro. Ciao!